Migliori bacari a Venezia, Sestiere di Castello. Benvenuti in questo nuovo video, in cui esamineremo i migliori bacari di uno dei sestieri più belli e antichi di Venezia, Castello. Cominciamo subito da uno dei più rinomati, che potete trovare vicino San Lio, in Calle della Malvasia. Chiedete del Ponte delle Paste, Bacaro al Portego. È uno dei bacari più tipici, che si presenta con l'insegna scritta in rosso, come una volta. Scarsa illuminazione, con un banco in cui ordineresti di tutto, con la possibilità di starsene fuori con i bicchieri in mano riparati dal sottoportico a cui il locale dà il nome. Io l'ho visitato con alcuni amici, grandi camminatori, che saluto. Nel bancone cicchetti da 2 euro classici come polpette, fritti, sardine saor e baccalà mantecato si alternano ad accostamenti nuovi come ricotta salata, melanzane e guacamole. Il pane che li accompagna è molto buono. Oltre a degli ottimi vini, nella lavagna si possono scegliere delle birre artigianali alla spina. Oltre ai cicchetti si possono ordinare risotti, paste e secondi. Ottimi! Io ve li consiglio, provateli, sono anche a buon costo. Vi ricordo la playlist che racchiude tutti gli altri video sugli altri sestieri, che se non avete ancora visto vi linko in alto a destra. Proseguendo per Castello verso l'interno arriviamo in campo San Filippo e Giacomo, che con Calle delle Rasse ha tutta una serie di bacari, ma quelle che vi consiglio qua è quello di Laura e Johnny, Magna, Bevi e Tasi, un nome e un programma. Tipico bacaro veneziano, molto cool, informale e accogliente. Io lavoro in questo campo, per cui li conosco bene. Vastità di cicchetti classici di tutti i tipi, carne e pesce, e sempre freschissimi. Panini molto buoni da accompagnare una bibita alcolica o meno. Vicinissimo al Ponte dei Sospiri e San Marco, si può assaggiare qualcosa seduti nei tavolini che danno sul campo. Prezzi onesti. Un punto a suo favore è che potete trovarci dei veneziani che fa da cartina al tornasole per la qualità. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Spostandoci sempre più verso l'interno, a 50 metri, a San Probolo, abbiamo un bellissimo arco tardogotico che segna l'ingresso in campo San Zaccaria, decorato con bassorilievi raffiguranti San Zaccaria, la Vergine con Bambino, affiancata da San Giovanni Battista e San Marco. Accanto c'è un bacaro piccolo, con alcuni tavoli fuori, il Bacaro Risorto. Lo potrete notare perché è sempre pieno di gente, anche qua molto frequentato dai veneziani. Varietà di cicchetti, ottimo il baccalà fritto e gustosi paninetti.
Ottima la carta dei vini e della birra. Per addentrarsi nel cuore di Sestiere di Castello, qua una tappa è d'obbligo. Nella prossima tappa siamo vicini alla zona di San Francesco della Vigna, di cui ho fatto un bellissimo itinerario che vi linko in alto a destra. E ora sì che non si scherza. Qui potrete vedere la Venezia vera, quella non turistica, così come il Bacaro ha la Scuola. Degustazioni di cicchetti serviti da Ignazio e Elisa, seppie, sarde, baccalà, polpette, carne e pesce, fritti. Io con i miei amici ci siamo seduti in uno dei tavolini fuori per assaggiare il più possibile. Il sabato organizza musica dal vivo con complessi blues e jazz. Particolare di questo Baccaro fanno anche cocktail freschi, mojito, caipirinha e caipirosca. Da una finestra sul retro si può pure ammirare un giardino nascosto. Tra i vari baccari che troverete in questa zona, questo è quello che vi consiglio. Ringraziamo Ignazio e Elisa Fiori, dovete venire tutti qua alla Scuola. Ciao! Ciao! Passando per le mura dell'Arsenale, per la nostra ultima tappa con Mario e Celeste non potevamo non mostrarvi un'altra delle tipiche zone veneziane. L'ho citata in vari miei video nei sestieri di Castello, vi linko in alto a destra uno che ne parla, la mitica zona di via Garibaldi. Tra i vari ristoranti e baccali io ve ne consiglio uno che per me è il migliore, dal Vecchio Trani. Potrà sembrare che mi ripeto, però io cerco di darvi delle indicazioni dei baccali che si differenziano dalla zona per il rapporto qualità-prezzo. Spesso come specialità sono simili, la qualità e la cortesia fanno la differenza. Anche qua stile bar sport per i veneziani, abbiamo ombre, spritz, birre, con cicchetti preparati con prodotti freschi e prezzi onesti, crostini, baccalà fritto, fiori di zucca, polpette, verdure fritte, broccoli e formaggio, pollo alla paprika, tramezzini e ogni tanto ostriche e scampi. Approvato! Siamo arrivati alla fine dei video sui baccali per Sestieri. Vi è piaciuto? Vi sono piaciuti? Ditemi per Sestiere quali baccali vi sono piaciuti di più. Potrei fare un video dei 5 baccali migliori di Venezia. Date il vostro contributo e ditemi cosa ne pensate. Intanto potrei organizzare un giro di ristoranti. Che ne dite? Fatemi sapere. Al prossimo video! Iscriviti! 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 Iscriviti!